Quindi andiamo a vedere quelli che sono i risultati dell'indagine, magari stampando un report interno da distribuire poi in formato anche cartaceo ad una riunione della direzione. Ecco, questo report, così come il questionario qui, da questo punto interrogativo potevamo vedere l'anteprima, come abbiamo visto, da qui lo possiamo stampare, allo stesso modo il report interno sul questionario, che quindi sarà soltanto ad uso interno, da qui lo possiamo stampare e da qui possiamo vedere l'anteprima. Vediamo l'anteprima del report interno di questa indagine. Anche qui dovremo dire indagine numero 1 che è stata aperta nel 2020. Attendiamo un attimo che si apra il report. Ecco, qui ovviamente non ci saranno tutte le forme di convenevole nei confronti del cliente, perché questo è a uso esclusivamente interno. Abbiamo il numero dell'indagine, abbiamo la data di apertura, il titolo, il responsabile, le note, se abbiamo inserito le note, di là possiamo inserire anche mezza pagina di note, questa casella è espandibile, quindi tutto quello che c'è sotto scorre, non si altera nulla. Qui abbiamo i processi che abbiamo inserito che sono stati coinvolti nell'indagine, i settori aziendali coinvolti. A questo punto passiamo qui i documenti, eventualmente se abbiamo inserito dei documenti, e a questo punto passiamo a vedere i risultati di questa indagine. Abbiamo detto che c'erano 3 domande, eccole, domande sul questionario e risultati. Anche qui c'è una flessibilità dello strumento report, oltre che dello strumento di inserimento dati e di calcolo dei dati, c'è una flessibilità dello strumento report. Perché? Perché qui troviamo le domande del questionario e i risultati che sono completi se l'indagine è semplice, cioè se l'indagine è semplice, io volevo sapere solo, come ho ripetuto già diverse volte, quanti a quella domanda con valutazione da 1 a 5 hanno risposto 1, quanti 2, quanti 3, quanti 4 e quanti 5, questo report è assolutamente completo, non c'è nessun altro dato da vedere, perché appunto nel gestionale ci sarà solo una riga che ha risposto 1, cioè ci saranno 10 persone che hanno risposto 1. Nel caso in cui invece io sia andato ulteriormente a complicare il questionario e abbia per esempio inserito anche solo l'età di quelli che hanno risposto e avrò 2 righe di quelli che hanno risposto 1, nel senso che hanno risposto 1 15 tra 20 e 30 anni e 12 tra 30 e 40, e qui ho fatto proprio questo esempio, saranno 27 quelli che hanno risposto 1. Ma allora, siccome io lo so che ho fatto il questionario complicandolo con qualche target, so che questo 27 è un dato da approfondire. 27 hanno risposto 1, ma questo 27 potrebbe essere la somma di diversi target che hanno risposto 1 e quindi a quel punto, magari per approfondire, dovrò andare a vedere la query dove c'è il dettaglio delle varie righe con tutti i diversi target che hanno risposto 1. Però qui ho già un quadro e io lo so che ho fatto un'analisi complessa e non semplice, però ho già un quadro, nel senso che vedo che di 143 risposte 27 clienti hanno risposto 1, che sono il 18,88% del totale. Se invece, e questo lo so anche nello stesso modo, l'indagine è semplice, so che questo dato è assolutamente perfetto, non c'è da andare a fare nessun approfondimento nelle query perché 27 hanno risposto 1, che sono il 18,88% del totale, senza divisione in target. Nella query c'è una sola riga rispetto a quelli che hanno risposto 1. Quindi abbiamo la domanda 1, la domanda 2, la domanda 3, che ovviamente, come abbiamo visto, si possono perfezionare anche le firme. Qui abbiamo la relazione di chiusura che una volta che la scriveremo, poi magari ristamperemo il report finale con tutta la relazione di chiusura, eventualmente anche con il piano attività. Quindi abbiamo stampato il report, lo abbiamo distribuito in una riunione di riesame della direzione nel sistema, in un'azienda certificata ISO, comunque in una riunione della direzione anche in una qualsiasi altra azienda. Per direzione non si intende i direttori generali o i mega manager, anche quelli, ovviamente soprattutto quelli, ma si intende anche semplicemente il proprietario dell'azienda con una persona di fiducia, quella la direzione. E quindi abbiamo
i dati dell'indagine, a questo punto possiamo andare a fare una relazione di chiusura che ci comparirà nel report che poi stamperemo alla fine completo di tutti i dati. Da qui potremo vedere i risultati nel dettaglio. Ovviamente se l'indagine è semplice ci basterà tenere aperto anche il report, se invece l'indagine è più complessa potremo andare qua a vedere quanti diversi target, come dicevo prima, hanno risposto uno a quella domanda. E qui passando da una finestra all'altra molto comodamente, senza dover andare a cercare cartelline, tornare indietro, ritornare avanti, no, quel file l'ho chiuso, eccetera, eccetera, lo devo riaprire. Qui posso, passando da una finestra all'altra, fare una relazione dettagliata sulla base dei numeri. La relazione dettagliata ovviamente ci aiuterà a comprendere meglio, facendo una relazione, i dati numerici che sono emersi, e a questo punto è quindi di mettere maggiormente a fuoco le eventuali problematiche con i clienti che sono emerse dall'indagine, e eventualmente andare a dire sì, c'è da fare qualcosa, c'è da migliorare qualcosa sui tempi di consegna. Andiamo a aprire un piano attività e diciamo che nel corso del tempo, per migliorare i tempi di consegna, dobbiamo fare questo e dobbiamo fare quest'altro. E questo e quest'altro, questo lo dobbiamo fare da questo giorno a quest'altro, questo è il responsabile dell'attuazione di questa fase del piano, e magari in un'azienda più strutturata questo è il responsabile della verifica della chiusura di questa fase del piano, che si deve chiudere entro una certa data. Oppure se non c'è da fare niente, non si apre nessun piano attività e questa tabella rimarrà bianca. Se qui scriviamo qualcosa, come abbiamo visto nel report, andrà automaticamente nel report.